Bentornati a tutti nel canale e siamo arrivati quasi alla fine del processo di migrazione di un dispositivo dall'OpenHub 2 a OpenHub 3. Nell'ultimo video eravamo rimasti alla creazione delle continuous queries su InfluxDB per gestire i dati storici che arrivano sull'item di OpenHub. Abbiamo creato delle tabelle che contengono i valori di più item in modo tale da non far prolificare il numero di tabelle in funzione del numero di item e abbiamo creato la continuous query per storicizzare i dati da giornaliero a mensile, da mensile ad annuale. Adesso sono passati un po' di giorni, quindi almeno l'aggregazione mensile dovrebbe essere arrivata su InfluxDB per i dati di temperatura e umidità del nostro Sonoff Basic. Per i dati invece di aggregazione annuale dobbiamo aspettare almeno il termine di un mese, perché i dati vengono aggregati a livello mensile e mantenuti per un anno. Quindi andremo a vedere una dashboard. Intanto andremo a vedere su InfluxDB direttamente le tabelle se si sono popolate, quindi la tabella con i dati mensili aggregati giornalmente si è popolata con i dati di temperatura e umidità, e poi andremo a creare un ulteriore dashboard su Grafana per vedere appunto questi dati. Quindi avremo i dati puntuali di temperatura e umidità un pochino più precisi a livello giornaliero. Poi avremo dei dati come media giornaliera mantenuti per un mese, e poi avremo dei dati come media mensile mantenuti per un anno. Questa, diciamo, è la strategia di storicizzazione che ho deciso per i dati di temperatura e umidità. Abbiamo poi un item sempre dello stesso Sonoff che mi gestisce le luci, quindi la luce del bagno, e questo item ancora non l'ho storicizzato, quindi al momento i dati che vengono scritti nella tabella rimangono a disposizione per un giorno, poi vengono cancellati. Per questo item, siccome è uno switch, quindi è un valore 1-0, non ha senso avere un valore media aggregato sull'unità temporale, ma ho deciso di mantenere i dati di un anno, quindi dovrò scrivere una continuous query che legge dai dati della retention policy di default e va a scrivere sulla retention policy IAR, che è quella che mi mantiene i dati di un anno, senza però andare a creare delle medie. Alla fine i dati che avremo di uno switch non saranno mai tantissimi al giorno, perché è giusto l'accensione e lo spegnimento delle luci, quindi non dovrebbe dar fastidio mantenere lo storico di un anno. Quindi andiamo a vedere adesso su InfluxDB se i dati sono stati aggregati correttamente a livello di storicizzazione, e poi creiamo la dashboard su Grafana e aggiorniamo la continuous query per i dati, per la storicizzazione dei dati dello switch del bagno. Accediamo quindi al nostro portainer e andiamo sul solito container InfluxDB, in modo tale da andare a verificare direttamente il contenuto delle tabelle. Ci colleghiamo al database OpenHub e le nostre tabelle presenti sono queste tre: ambiente e luce, che sono le tabelle che vengono scritte direttamente da OpenHub con la retention policy giornaliera. Ambiente month invece è la tabella che viene scritta dalla continuous query che legge da ambiente, aggrega il dato a livello giornaliero e lo scrive su ambiente month. Si chiama ambiente month perché ha la retention policy mensile. Dovrò fare poi la stessa cosa anche per la luce e creare la tabella luce IAR per fare quello che ho detto prima, cioè per creare i dati, per copiare i dati da luce a luce IAR e mantenerli un anno, altrimenti al momento vengono mantenuti solo le ultime 24 ore e gli altri dati vengono persi. Quindi noi possiamo andare a vedere adesso i dati di ambiente, che dovrebbero essere i dati di temperatura e umidità dell'ultimo giorno, delle ultime 24 ore. C'è sempre la precision per la visualizzazione dei timestamp. Guardiamo il dato più vecchio, quindi è il 15 giugno alle 21, e vediamo il dato più nuovo. Questo è il dato di temperatura, di umidità, sì, 5 minuti dopo. Mentre guardiamo il dato più recente, quindi ordiniamo al contrario, e vediamo che è del 16 giugno alle 21:39. 21:39 sono orari UTC, quindi sono le 23:39, che più o meno è l'ora corrente. Quindi, come vedete, indicativamente i dati mantenuti sono delle ultime 24 ore. Ed è tutto gestito in automatico da InfluxDB con la retention policy. Andiamo a vedere adesso i dati di
ambiente Monf, e se vedete non c'è nulla. Questo perché? Perché non ho specificato nella mia query qual è la retention policy che voglio vedere, quindi viene vista quella di default, che è la giornaliera. Ma la mia continuous query in questa tabella scrive sulla retention policy mensile. Quindi per vedere quei dati devo andare a leggere la tabella mettendo davanti al nome la retention policy. Ed ecco i dati. Come vedete abbiamo un dato per temperatura, un dato per umidità al giorno e il risultato dovrebbe essere la media giornaliera dei dati di quel giorno che sono arrivati sulla tabella di prima, ambiente. Come vedete quindi c'è per ogni giorno. Siamo partiti il 4 giugno, andiamo a vedere fin quando è arrivato. 15 giugno, quindi quella della giornata di oggi non è ancora girata. Quindi diciamo che la nostra continuous query sta funzionando correttamente. Andremo a vedere poi 4 luglio se inizia la retention policy a cancellare i dati più vecchi che deve mantenere gli ultimi 30 giorni. A questo punto, verificato che su InfluxDB tutto sta funzionando correttamente, andiamo su Grafana e creiamo la dashboard per vedere fisicamente su un grafico questi dati. Eccoci sulla home page di Grafana, inseriamo nome utente e password che abbiamo inserito nel primo accesso che abbiamo fatto l'altra volta. Andiamo a vedere quali sono le dashboard che abbiamo. Quella di test dell'altra volta che è relativa a temperatura e umidità del bagno delle ultime 24 ore. Guardiamolo un attimo un po' più grande, giusto per verifica della retention policy. Guardiamo gli ultimi 2 giorni e come vedete abbiamo i dati dell'ultimo giorno. A questo punto potremo nello stesso grafico mettere i dati media giornalieri leggendoli dall'altra retention policy, oppure creare un pannello differente. Quindi proviamo a mettere i dati di media. Andiamo in edit, aggiungiamo una query, scegliamo come retention policy month la nostra tabella che contiene i dati aggregati. Non facciamo la media per adesso, ma facciamo solo la visualizzazione dei dati. Qua scriviamo media temperatura, anzi media giornaliera temperatura bagni. Per far questo dobbiamo mettere una where e mettiamo misura temperatura. A questo punto, perché abbia senso la visualizzazione, devo mettere ad esempio l'ultimo mese, gli ultimi 30 giorni. Li vedete? Quindi abbiamo i dati media della temperatura e poi abbiamo i dati effettivi. Ovviamente non si sovrappongono mai perché con le retention policy vengono gestiti in maniera disgiunta. A questo punto possiamo fare la stessa query per l'umidità. Togliamo la media e togliamo il group by e qui scriviamo media giornaliera umidità bagno PT. Aggiungiamo la where misura umidità. Devo dirgli di andare sull'asse destro. Ok, poi potremo fare la stessa cosa per il dato annuale e abbiamo le nostre informazioni visibili facilmente sui grafici. Ovviamente man mano che aggiungeremo gli item che andranno a salvare la temperatura di altre stanze, di altri luoghi, faremo delle query del tutto simili, ma cambierà solo la where. Andremo a filtrare direttamente l'item che ci interessa. Torniamo al nostro influx e andiamo a creare la continuous query per la gestione della luce. Sarà una continuous query un po' particolare perché in teoria per il discorso interruttori io volevo fare una copia semplice dei dati dalla retention policy di default day a quella year annuale. Questo perché OpenHub non permette di specificare retention policy diverse su item diversi e quindi vengono tutti scritti, diciamo gli item vengono tutti scritti sulla retention policy di default day, però io alcuni di questi, quindi quelli delle luci ad esempio, li voglio mantenere per tutto l'anno, quindi devo fare un qualcosa che copia i dati dalla day alla year.
Purtroppo le continuous query su InfluxDB non possono essere usate per fare una copia semplice di questo genere, ma devono essere sempre delle funzioni di aggregazione con la clausola group by temporale, anche perché questa clausola definisce il periodo ogni quanto la continuous query deve essere mandata in esecuzione. Quindi noi creeremo una continuous query che avrà l'aggregazione al secondo, e quindi scriveremo i dati ogni secondo dalla day alla year. Quindi creiamo la continuous query. Devo purtroppo usare per forza una funzione di aggregazione perché sto aggregando sul secondo, ma io spero che per lo stesso item nello stesso secondo non ci siano valori diversi. Ok, eccola qui. Andiamo a vedere la mia tabella luce, quindi abbiamo il dato delle 22:35, quindi andiamo a generare un paio di dati: accensione e spegnimento. Quindi questi dati ce li dovremo avere, accensione e spegnimento, e adesso dovremo avere anche la nuova tabella luce IAR, che come sempre, se faccio la select standard, la trovo vuota perché devo specificare la retention policy. Eccoli. Ok, diciamo che questa è una continuous query a crocco che però mi permette di gestire delle diverse retention policy per item diversi di OpenHub, cosa che il binding nativo, l'add-on nativo di InfluxDB non mi permette di fare. Il prossimo video dovrebbe essere l'ultimo per terminare il ciclo di attività necessarie per migrare l'item da OpenHub 2, il dispositivo da OpenHub 2 a OpenHub 3, nel nostro caso un Sonoff Basic. Con quest'ultimo video andremo a gestire i concetti dei profili degli item di OpenHub per andare a memorizzare i dati di ultimo cambiamento di valore dell'item. Questo anche per tenere sotto controllo se un item è aggiornato oppure se ci sono dei problemi.